Buongiorno, siamo arrivati alla festa di Pasqua, che è la festa più importante per il cristianesimo, e l'anno scorso abbiamo dedicato il video alle resurrezioni di Gesù, cioè ai tanti modi in cui la resurrezione di Gesù è stata descritta. Quest'anno vorrei invece parlarvi proprio del termine Pasqua, perché presenta, diciamo così, un insieme, quantomeno un insieme di stranezze e, come dice il professor Garbini in uno dei suoi scritti, rivolgendosi a quelle che lui chiama così un nugolo di mosche bianche, dice: proviamo a fare un'analisi filologica, lessicale di questa parola, ma non temete, non faremo un discorso, non farò un discorso che sia noioso. Noi tutti quando pensiamo alla Pasqua siamo stati abituati a pensare al significato che la tradizione ha dato al termine, che è quello di passare oltre. Cioè la Pasqua deriverebbe dal verbo Pasach, che significa o indicherebbe la notte della partenza degli ebrei dall'Egitto, quando gli ebrei avevano ricevuto l'ordine di sacrificare l'agnello, cioè il piccolo, o di una pecora o di una capra, e di cospargere col sangue le porte, in modo che l'angelo sterminatore, quello che sarebbe poi passato per uccidere i primogeniti d'Egitto, avrebbe preservato i primogeniti di quelle porte che erano segnate dal sangue. Io personalmente ho sempre pensato che quel segno del sangue avesse un significato pratico diverso, cioè quando nell'organizzazione che era necessaria per preparare una operazione del genere, cioè la fuoriuscita di un intero popolo, ho sempre pensato che Mosè avesse fatto dare quell'ordine in modo che i suoi uomini, i suoi collaboratori, quando dovevano, non avendo altro modo, cioè radioline o cellulari, per comunicare che era l'ora di partire, passavano ad avvertire e bussavano alle porte dove vedevano questo segno del sangue. In realtà il verbo pasach è un verbo tardo, pare non originario, non così antico come almeno l'evento che si è verificato. Il termine Pesach, che indica sia l'oggetto del sacrificio sia l'atto del sacrificio, è un termine che, come dice anche la Bibbia di Gerusalemme, ha una etimologia sconosciuta. Il professor Garbini dice che non ha proprio etimologia, qui almeno, come dire, se ne ipotizza una esistenza, dicendo però che è sconosciuta. E il termine Pesach quindi sarebbe nato dopo l'evento, come una sorta di indicazione, di giustificazione storico-filologica elaborata successivamente, e indica, ripeto, sia la vittima che il tipo di sacrificio. Cioè il Pesach nella Bibbia è il termine tipico con cui si indica la vittima di quel particolare sacrificio. Abbiamo nel passato, nell'antichità, altri esempi, penso al sacrificio romano del cosiddetto suove tauriglia,
cioè il sacrificio dove venivano immolati sus un maiale, ovis un montone e taurus il toro. Quindi il termine suove tauriglia indica sia le vittime che il sacrificio, esattamente come il termine Pesach. Come abbiamo detto prima, non ha o comunque se ce l'aveva non è conosciuta una etimologia. Da questo termine è stato fatto derivare, difatti si dice che è un verbo denominativo, il verbo pasach, che significa il passare oltre e anche il proteggere e il conservare. Però appunto la cosa strana è che il verbo che di fatto fonda questa importantissima celebrazione rituale ebraica sarebbe un verbo derivato successivamente da un termine privo di etimologia. L'origine della Pasqua, così come la conosciamo noi, si sarebbe verificata al tempo del re di Giuda Giosia. Siamo intorno al 622 a.C. e difatti nella Bibbia si dice appunto questo. Andiamo a trovarlo nel secondo libro dei re. Dice che il re ordinò a tutto il popolo: celebrate la Pasqua in onore di Yahweh, vostro Elohim, come è scritto nel libro di questa alleanza. Difatti una Pasqua simile a questa non era mai stata celebrata dal tempo dei giudici che governarono Israele, ossia per tutto il periodo dei re di Israele e dei re di Giuda. E soltanto nell'anno 18° del re Giosia questa Pasqua fu celebrata in onore del Signore a Gerusalemme. Questa distinzione e questa affermazione che dice che una Pasqua simile non era mai stata celebrata, quindi era la prima volta, servirebbe ad indicare che c'è stato in quel periodo un grande cambiamento. Difatti il re Giosia ha fatto una importante riforma religiosa e in questa riforma religiosa, nella fattispecie nella riforma di questa nuova Pasqua, sarebbe scomparso il sacrificio dei bambini. Cioè in origine forse non venivano sacrificati soltanto i piccoli della pecora e della capra, ma anche i piccoli di uomo. Tant'è che sempre nel secondo libro dei re si ricorda che Giosia, cioè il re, rese impuro il Tofet che si trovava nella valle di Ben Innom, perché nessuno vi facesse passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco in onore di Moloch. Di Moloch ho già avuto modo di accennare. Quello che mi interessa in questo momento è leggere questo passo del libro dei re che dice chiaramente che i bambini venivano fatti passare per il fuoco, e la cosa è confermata anche dal profeta Geremia, il quale dice: costruirono le alture di Baal nella valle di Ben Innom. Esattamente queste alture di Baal, cioè questi luoghi alti, questi Tofet che poi Giosia ha fatto eliminare, per far passare attraverso il fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch.
e Yahweh dice cosa che io non volevo assolutamente. Avevo già forse accennato un'altra volta al termine Moloch, dicendo che è possibile che non indicasse una divinità, ma che fosse una particolare forma del participio passivo del verbo halach, che significa andare verso l'alto. Quindi sacrificare l'Emmolech voleva dire sacrificare la vittima e bruciarla completamente in modo che andasse verso l'alto. Devo dire che questo era un sacrificio che era celebrato anche dai Fenici, sia dai Fenici nella loro madrepatria, ma soprattutto nelle loro colonie, in particolare a Cartagine. Va detto che il professor Fartan, considerato già da diversi decenni forse il massimo esperto nell'ambito della conoscenza della religiosità fenicia, dice che in realtà non era vero che i fenici celebravano questo rito sacrificando i bambini, ma che questa è una attribuzione che, come al solito, deriva dal fatto che la storia viene scritta dai vincitori. E quindi i vincitori, cioè in questo caso i romani contro Cartagine, avrebbero attribuito ai vinti anche questa barbarie, cioè il far bruciare i bambini. E lui dice che in realtà questi bambini non venivano uccisi, ma veniva bruciato il cadavere di un bambino che era morto per malattia, insomma per vari altri motivi, e quindi poi le ceneri servivano, come dire, per propiziare la nascita di un altro bambino. Ma noi abbiamo appena letto qui nella Bibbia che anche gli ebrei compivano questo tipo di sacrificio, e in Ezechiele, l'abbiamo già detto altre volte, era Yahweh stesso che aveva dato quest'ordine quando in Ezechiele 20-26 Yahweh dice: feci sì che si contaminassero nelle loro offerte, facendo passare per il fuoco ogni loro primogenito per atterrirli, perché riconoscessero che io sono Yahweh. Quindi in realtà in Ezechiele 20-25 veniamo a sapere che è Yahweh stesso che ha dato quest'ordine di sacrificare i bambini. Allora vediamo di sintetizzare ciò che è avvenuto. Abbiamo un popolo che celebra la festa di quella che è considerata giustamente la sua liberazione dalla cosiddetta schiavitù egizia. Viene coniato un termine che non ha etimologia, che sarebbe Pesach. Da questo termine viene fatto derivare un verbo che è Pasach, che è il verbo che di fatto fonda storicamente e filologicamente questa festa. Però il termine Pesach, che indica sia la vittima che l'atto del sacrificio, in greco è scritto in un modo diverso, cioè è scritto Pascha o Fasek, quindi con le vocali invertite. Siccome abbiamo letto prima che al tempo di Giosia c'è questa riforma religiosa che avrebbe fatto sparire, avrebbe eliminato il sacrificio dei bambini e poi avrebbe anche cercato addirittura di farne eliminare il ricordo, quindi una sorta di damnatio memoriae di questo sacrificio, diciamolo pure piuttosto barbaro, cosa è successo?
che il termine greco che è usato nella Bibbia dei 70 e che poi viene usato anche nella successiva letteratura cristiana in greco, portava questo termine Pasca, oppure in un altro passo Fasek, il che farebbe pensare al professor Garbini che in origine il nome non fosse Pesach, ma avesse le vocali intercambiate, cioè fosse Pasek. E poi, per non confonderlo con la Pasqua cristiana e quindi per creare una netta distinzione, il Pasek è diventato Pesach, cioè questo termine che non ha etimologia. E questo è interessante anche perché appunto le religioni ovviamente cercano sempre di distinguersi. Pensiamo ad esempio che le 3 grandi religioni che si rifanno all'unico libro, quello in cui teoricamente sarebbe stato fondato il monoteismo, cosa che ormai abbiamo capito non è. Per esempio, la prima delle religioni, cioè l'ebraismo, ha la festa il sabato, la seconda delle religioni ha la festa la domenica, la terza delle religioni ha la festa il venerdì. Ora diciamo che gli Elohim hanno fatto in modo di crearsi 3 giorni alla settimana di festa in loro onore per avere per 3 giorni anche magari delle offerte sacrificali particolari. Quindi questa che è la festa principale di fatto quantomeno per l'ebraismo e per il cristianesimo, deriverebbe da un termine Pesach che non ha etimologia, non se ne conosce l'origine. Probabilmente il termine Pesach in origine era scritto addirittura in modo inverso, cioè era scritto Pasek. Da questo termine è stato fatto derivare il verbo pasach, che significa passare, proteggere, passare oltre. E il verbo pasach è quello che di fatto fonda linguisticamente e per certi aspetti anche storicamente questa festività. Giosia, il re Giosia, ha apportato delle modifiche a questa festività, tant'è che la Bibbia dice che al tempo di Giosia fu celebrata la prima Pasqua di quel tipo. Quindi insomma siamo all'interno di un processo filologico storico quanto meno strano, quanto diciamo difficilmente ipotizzabile, soprattutto se si pensa che è riferito alla festa più importante e che la festa più importante, cioè il sacrificio, sia poi rimasto nei secoli è testimoniato ovviamente dai fatti, è testimoniato dalla storia. Pensiamo che anche Gesù, da buon rabbi fariseo, celebrava la Pasqua e dice ai suoi discepoli di preparare la Pasqua, e ricorderete anche che identifica colui che lo deve consegnare ai Romani. Ricordo che il verbo greco non indica tradire nel senso che intendiamo noi, ma indica consegnare, e Gesù dice a Giuda fai quello che devi fare, e lo identifica di fronte alle domande che gli fanno i discepoli dicendo colui che mi consegnerà è colui che intingerà nel mio piatto, e quindi si intingeva in quel piatto in cui c'era ovviamente
la carne di agnello cotta, che in genere, anzi che doveva essere cotta arrosto. Questo sacrificio è talmente importante che, ve lo leggo direttamente dagli scritti del professor Yuval Noah Harari, che è docente universitario israeliano, uno dei più importanti, e parlando della spiritualità della religione ebraica, della spiritualità che sarebbe stata presente nel tempio ebraico, dice: il profumo dell'incenso si mescolava con gli odori del sangue rappreso e della carne arrostita, mentre nugoli di mosche nere volavano tutti intorno. Una moderna famiglia ebraica che celebra una festività, tipo la Pasqua, organizzando un barbecue sul prato di casa, è molto più vicina allo spirito dei tempi biblici di una famiglia ortodossa che dedica il proprio tempo allo studio delle scritture in una sinagoga. E in effetti devo dire che chi è stato a Gerusalemme proprio nel periodo della Pasqua dice che in sostanza Gerusalemme profuma un po' come una rosticceria all'aperto. Quindi in realtà quello che è importante è capire ancora una volta quale sia la concretezza dello spirito della cosiddetta religione ebraica, da cui poi è derivato il cristianesimo, religione che non si è fatta scrupolo di, fra virgolette, inventare un nome, poi addirittura cambiarlo per distinguersi dal nome della religione successivamente derivata, e non solo inventare il nome, non solo cambiarlo, ma addirittura rendere il sacrificio forse l'aspetto più importante della intera festività. Ciao, grazie, alla prossima e naturalmente buona Pasqua a tutti, comunque la vogliate vivere.